La storia dell'orologeria tedesca è lunga e gloriosa e onestamente potrei sembrare anche un po' banale, forse un po' troppo retorico nel raccontarvi questa storia utilizzando queste parole. Però bisogna specificare perché non sempre gli appassionati sanno davvero cosa si cela dietro l'orologeria tedesca. Bisogna specificare insomma che già nel 1845, anno in cui nasce la storia dell'orologeria tedesca, gli orologiai indipendenti che si iniziarono a formare a Glassut nella regione della Sassonia iniziarono a fare una concorrenza spietata a quella che fino ad allora era considerata l'unica vera orologeria, ovvero quella svizzera. Benvenuti o bentornati qui su TOC nella nostra stanza degli orologi, dove vi parlo di orologeria a 360 gradi e vi parlo di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, che poi è anche un po' l'anima di questa passione. Ora, io parlavo del 1845 perché già allora iniziarono a formarsi i primi orologiai indipendenti a Glassut, proprio nella regione della Sassonia. L'idea nacque da Lange, che è anche un po' il coprotagonista di questa storia e di questa doppia recensione qui su TOC, perché all'epoca a Glassut le miniere d'argento, che erano anche un po' il core business per così dire della regione e della cittadina, andavano esaurendosi e proprio il re di Sassonia decise di offrire agli abitanti di Glassut degli incentivi per avviare delle attività produttive. Lange proprio in quel periodo e proprio nel 1845 decise di utilizzare questi fondi per riunire tutti gli orologiai tedeschi nella cittadina di Glassut per farla diventare il polo dell'orologeria tedesca in Sassonia, e naturalmente ci riuscì. Ecco perché in questa doppia recensione parliamo di Alange Unzune, che è forse il fiore all'occhiello dell'orologeria tedesca ancora oggi ed è una delle poche manifatture che fa veramente a mano i propri orologi e che rimane indipendente, e la confrontiamo a quella che è un po' sempre stata forse la spalla di Lange, ovvero Glassut Original, che oggi è parte del gruppo Swatch, ma che naturalmente ha grande storia anch'essa, proprio perché nasce da quell'orologeria indipendente che nel 1845 a Glassut vide le proprie origini. Ora, la storia naturalmente tra i due è abbastanza diversa, perché Lange, come abbiamo visto, è il fondatore dell'orologeria tedesca a Glassut, dove oggi nascono anche tante altre manifatture, per esempio Nomos Glassut, che nasce negli anni 90 e che fa della manifattura portando con sé proprio quel principio, no? Quell'idea viva di fare manifattura a Glassut, e naturalmente proprio per questo Alange Unzune non può non considerarsi il padre dell'orologeria tedesca e ad oggi secondo me anche la casa più prestigiosa che ci possa essere. Da questa visione però dell'orologeria sassone nasce anche Glassut, con una storia completamente diversa, perché nasce sì da quell'origine orologera del 1845, ma l'azienda viene fondata soltanto nel 1990. Viene iscritta nel registro commerciale di Glassut il 16 ottobre del 1990 per poi entrare invece ufficialmente nel gruppo Swatch nell'anno 2000, cosa che non è mai accaduta a Lange, che invece, come dicevamo, rimane assolutamente indipendente. Ma tra queste due grandi manifatture, quali sono, e se ci sono, le differenze cardine? Partiamo col dire che sia Alange Unzune sia Glassut Original producono praticamente tutto ciò che contiene i loro orologi all'interno dell'azienda, addirittura gli attrezzi, gli strumenti per creare poi i pezzi che vengono tagliati, rifiniti e successivamente assemblati, ma anche i quadranti, dove per esempio proprio Glassut Original ha una manifattura di quadranti a circa 600 km di distanza da Glassut. In ogni caso è praticamente fatto tutto internamente e quasi tutto a mano, come manifattura vorrebbe, ovvero fatto a mano. Eppure Glassut Original
pare sempre cercare di copiare quell'arte orologiera di Alan Gheuzune anche per esempio nella creazione di quegli orologi con quei quadranti asimmetrici che tutti normalmente associamo al Lange 1. Eppure anche Glassut Original produce degli orologi molto simili, peraltro a una frazione del costo di Alan Gheuzune, nonostante la bellezza estrema dei movimenti di Glassut, come potete vedere voi stessi. Io sono dell'idea che quelli di Lange rimangono degli orologi e dei movimenti realizzati davvero unici nel loro genere e all'altezza di qualsiasi altra casa indipendente, e forse possiamo dire proprio il fiore all'occhiello degli indipendenti. Ce ne sono tanti altri, però insomma Lange da sempre si distingue per maestria e per bravura. Glassut non sembra essere da meno, eppure devo dire che i suoi movimenti, per quanto belli, non credo possano eguagliare la bellezza di quelli di Lange. C'è anche da dire che un orologio di Glassut costa circa un terzo, un quarto di un orologio di pari categoria di Alan Gheuzune, e credo anche che alla base ci sia un motivo. Ora, il Lange 1 oggi compie 30 anni, sono già 30 anni che l'azienda produce questo orologio che da sempre, secondo me, rispecchia quello che è il quadrante asimmetrico per eccellenza. Le sfere a ore 10, la bellissima grandata che va a comporre con i suoi 2 dischi interni il giorno del mese a ore 2, la riserva di carica a ore 3 e poi i piccoli secondi incredibilmente grandi a ore 4, e dietro un movimento che secondo me lascia senza fiato. Lo si vede dalla bellezza anche delle rifiniture, Code Genève sul ponte principale e poi questa rifinitura fatta a mano del ponte del bilanciere con regolazione a collo di cigno, che insomma è la ciliegina sulla torta di qualcosa bello come pochi e che forse andrebbe indossato sul polso al contrario, per quanto questo quadrante, che forse in video non riflette tutta la sua bellezza, invece è di una classe e di un'eleganza veramente pari a poche cose al mondo. È un orologio che va provato al polso e, come potete vedere, anche il suo spessore e il suo diametro rispecchiano quella classe e quell'eleganza tipica di un Lange 1. Insomma, è un orologio in oro bianco e il suo insieme, secondo me, è la perfezione della regola aurea al polso. Non credo ci sia qualcosa, anzi ci sono poche cose belle come questo Lange 1. Dall'altra parte abbiamo il nostro Glassut Original Panomatic Lunar, che è un orologio asimmetrico con un movimento straordinariamente bello, e non credo che si possa dire il contrario, con un micro rotore che in realtà è un mezzo rotore tipicamente Glassut Original, che per l'appunto si crea praticamente tutto al suo interno, nonostante faccia parte del gruppo Swatch. Ma in questo caso credo che la notizia non possa che essere positiva, perché significa che hanno i fondi di Swatch per poter realizzare delle bellezze del genere. Ma devo anche necessariamente dire che, almeno per i miei gusti, rispetto all'Ange 1, questo Panomatic Lunar è bellissimo, sì, costa molto meno, ma non ha quella classe e quell'eleganza dell'Ange al polso. È un po' più spesso, l'oro giallo che contrasta con il bellissimo quadrante nero sicuramente contribuisce all'eleganza che invece potrebbe avere questo orologio e che sicuramente ha in altre configurazioni e con altri materiali preziosi. Rimane però un orologio molto più spesso dell'Ange 1, anche se c'è un piccolo trucco, perché questo orologio ha un diametro più piccolo dell'Ange 1, quindi un diametro che sarebbe effettivamente di un orologio elegante, ma che purtroppo ha necessariamente portato, anche a causa del fatto che si tratta di un automatico, a uno spessore che forse cozza un po' con il concetto di eleganza in un orologio.
Bisogna necessariamente però parlare anche di prezzi, perché questi due orologi che ho provato dalla Chiossone Luxury Watches di Bari e che credo siano ancora disponibili, insomma dovreste poterli vedere sul loro sito chlv.it, hanno anche prezzi completamente diversi. In particolare il Glashütte Original ha un prezzo di circa la metà rispetto all'Anghe 1, che secondo me rispecchia anche quello che è poi l'orologio con i suoi contenuti. Io da un lato devo necessariamente dire che preferisco Alange Unzune anche perché sono dei veri indipendenti, mentre il fatto che Glashütte Original sia stata acquisita da Swatch non può certamente che portare nuovi fondi per nuove innovazioni e per tenere alto il nome di Glashütte Original, ma io lo reputo anche un piccolo punto di debolezza, chiamatelo insomma aspetto psicologico, soggettivo, tutto ciò che volete, però è anche vero che non è una manifattura che oggi ha la forza di Alange Unzune, e questo credo che sia un piccolo neo e che il mercato naturalmente vede proprio nella questione prezzo, dove il Panomatic Lunar costa praticamente la metà, e credo insomma che questo sia indice proprio di questa situazione, indice del fatto che Glashütte Original non può essere considerata alla stregua di Alange Unzune. Tuttavia, entrambi, come abbiamo detto in premessa, sono due magnifici esempi di manifattura e orologeria tedesca in quello che nel 1845, abbiamo detto, diventa il polo dell'orologeria, che compete secondo me alla grande con l'orologeria svizzera, che ancora oggi troppo poco viene considerato dagli appassionati di orologi, nonostante la bellezza e il prestigio di determinate creazioni, e che forse avrebbe diritto a più spazio anche nel mercato. Ora, io questi due magnifici orologi ve li ho fatti vedere, ve li ho raccontati, ho cercato di analizzarli anche secondo quelli che sono i miei gusti soggettivi, ma come sempre vorrei sapere la vostra nei commenti. Quindi io non posso che ringraziarvi per essere arrivati fin qui anche in questo video. Iscrivetevi al canale se vi piace il modo in cui vi racconto l'orologeria, è del tutto gratuito e per me invece è veramente molto importante, e vi do appuntamento a un prossimo video qui su TOC. Ciao!